Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Qualche giorno fa ho fatto un sondaggio su YouTube chiedendovi se preferite le lezioni di italiano in italiano oppure in inglese. A quanto pare molti di voi preferiscono avere le lezioni in italiano, dunque ho deciso di provare a fare queste lezioni spiegando il contenuto in italiano invece che in inglese. Metterò ovviamente i sottotitoli nel caso in cui alcuni concetti non fossero chiari o nel caso in cui voi abbiate appena iniziato a studiare l'italiano. Iniziamo con il nostro video di oggi. Oggi vi spiegherò le differenze che ci sono tra l'espressione congratulazioni e l'espressione complimenti. Queste due espressioni in inglese si traducono molto spesso in congratulations. Ecco perché alcune volte possono essere fonte di confusione. Congratulazioni si usa in particolar modo in situazioni non ricorrenti e di particolare importanza. Lo si usa in seguito ad un matrimonio, lo si usa in seguito ad una laurea, lo si usa in seguito alla nascita di un figlio. Per esempio, congratulazioni per il vostro matrimonio. Congratulazioni per il vostro matrimonio. That means congratulations on your wedding. Una cosa molto importante da ricordare è che congratulazioni si usa quando l'azione o l'evento è compiuto. Se il matrimonio non è ancora avvenuto, non bisogna usare congratulazioni, così come se la laurea non è ancora avvenuta. In questo caso, infatti, possiamo utilizzare auguri. Auguri serve per esprimere il desiderio che qualcosa vada bene. Quindi stai augurando ad una persona che il matrimonio vada bene o che la propria laurea vada bene. Per esempio, auguri per il vostro matrimonio. Augurare è il verbo to wish in inglese, quindi quando facciamo un augurio, we are wishing someone something good. Se la persona con cui stiamo parlando invece deve sostenere una prova, in questo caso possiamo utilizzare auguri, ma è ancora meglio utilizzare in bocca al lupo oppure buona fortuna. Buona fortuna is good luck. Per quanto riguarda in bocca al lupo farò un video separato su questa espressione molto comune, spiegandovi le origini e spiegandovi le risposte più utilizzate a questo tipo di augurio. Passiamo adesso all'espressione complimenti. Complimenti si traduce allo stesso modo congratulations in inglese. Questa espressione la utilizziamo quando vogliamo congratularci con qualcuno per qualcosa di appena svolto o di appena compiuto in maniera soddisfacente. Possiamo fare i complimenti per delle abilità, oppure per l'aspetto fisico o per un aspetto caratteriale. Per esempio, se stiamo parlando con un ragazzo che ha appena passato l'esame di statistica all'università a pieni voti, possiamo dire complimenti per il voto, che significa congratulations on the grade, on the note. Se vogliamo fare complimenti a qualcuno per il suo aspetto esteriore, per esempio una persona che si è rimessa in forma, in questo caso possiamo dire complimenti, sei davvero in forma, che significa congratulations, you look great. Complimenti, così come congratulazioni, si usa quando l'azione è accaduta. Un altro esempio potrebbe essere complimenti, hai arredato la casa davvero bene. Complimenti, hai arredato la casa davvero bene. Questo significa congratulations or good job. You decorated the house really well. In questo caso, infatti, stiamo facendo i complimenti ad una persona per il modo in cui ha arredato la casa. Ci stiamo complimentando per le sue abilità. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che questa lezione di italiano in italiano vi sia piaciuta. Fatemi sapere se preferite le lezioni in italiano o in inglese. Ovviamente, se avete domande o se avete dubbi, scrivetemeli nei commenti. Vi ringrazio tanto per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!